Ciao nomadi, oggi vi voglio portare a visitare Oporto, ma prima piccola tappa a Espino. Qui è dove ero parcheggiato e qua dove si può vedere una cosa molto caratteristica. Ma scopriamola. Tutte le mattine verso le 10, se si va alla Praia della Baia, che è la praia principale della città, si può assistere a un momento che è davvero caratteristico. I pescatori si ritrovano sulla spiaggia a issare le reti che avevano posizionato durante la notte. Come vedete in questo momento decine e decine di turisti e curiosi si avvicinano a guardare questo momento, perché è molto particolare la cosa che succederà tra poco. Ed eccoli qua, questi sono gli abitanti del villaggio che raccolgono i pesci che vengono scartati dai pescatori. E mentre alcune delle donne si apprestano a pulire i pesci per separarli dalle alghe e dai granchi, altre vendono il pesce fresco alle bancarelle, a dei prezzi davvero ridicoli. Buon dia. Buon dia. Cosa chiesa per il pescino? Sì, siamo arrivati a Porto. Sì, abbiamo trovato parcheggio? Sì, ha piovuto tutta notte. Quindi mo' mi aspetto una bella camminata e poi mercatino delle pulci. Dopo essermi sparato la bellezza di 3 km, vedete questa bellissima via? Qua è dove ci dovrebbe essere la fiera di Vendôme. Ovviamente come sempre sono super fortunato. E vabbè. Ok, abbiamo cambiato strada, stiamo andando verso Bolao, che è uno dei quartieri principali della città. Perché? Perché c'è il mercato della città, ovviamente, e sapete che mi piacciono i mercati. Quindi dopo ben 7 km di camminata magari riesco a vedere qualcosa. La giornata sarà molto stancante. Tra l'altro, perché fanno tutte queste città in salita? Perché non le fanno tutte in discesa? Sarebbe più facile, i turisti apprezzerebbero. Questo è uno dei negozi del quartiere tipico di Bolao, uno dei più vecchi. Sono tutte vecchie mercerie che si accostano a questi palazzi di fattura molto più nuova. Che questo adesso non so se sia già il mercato. Ebbene sì, questo è il mercato di Bolao. Mercato principalmente di frutta e verdura, dove si può anche però pranzare. E tutti consigliano le sardine. Non so spiegarvi il profumo che c'è qua dentro. Tra carne, pesce, spezie, fiori e cibo. E anche alcol a quanto pare. Qua ci troviamo nella Ruta de Santa Caterina, che diciamo che è un po' il centro nevralgico del commercio della città. La parte più turistica, con più negozi. Facciamo giusto un giretto per vedere tutto. Giusto per guardare una vetrina un po' inquietante. Ho preso questa porcata perché avevo davvero fame e volevo provarlo. Ho pagato anche un rene 2,60 € per... adesso vi faccio vedere. Guardate la dimensione e la quantità di farcitura che c'è dentro. Non ho neanche capito come si chiama. C'è salame piccante, prosciutto e formaggio. Adesso proviamo, se riesco. Ok, beh. Ok, è un po' un focaccia dolce
con dentro 1 tonnellata di prosciutto. Non è male, perché una porcata a me tipica del paese volevo provarla. Niente di eccezionale però, proprio per niente. Vi dirò, ho finito questo rollone di cibo, non mi ha lasciato niente, non mi ha né riempito né lasciato un buonissimo gusto. È stata un po' una delusione, devo ammetterlo. E niente, adesso ripercorriamo Santa Caterina, la via al contrario. Caffè Majestic, costruito nel 1921, ad oggi uno dei 6 caffè più belli sulla faccia della terra. Un luogo di cultura dove da sempre si incontrano artisti, scrittori e musicisti. E per gli amanti di Harry Potter farà piacere sapere che proprio in questo bar la Rowling ha scritto il primo romanzo della saga. E ora che dire della città di Porto, o anche chiamata Oporto dai portoghesi. Fa 200.000 abitanti, è spaccata in due da questo fiume, che è il fiume Duero. È una città che viene anche detta la città invincibile, o in portoghese Cidade Invicta. Perché? Perché riuscì a respingere sia l'assalto dei Mori che quello di Napoleone. Un'altra piccola curiosità è che è divisa da 3 ponti. E pensate un po', il più famoso, il ponte di Maria Pia, è stato costruito niente poco di meno che dal signore Eiffel. Tra le principali attrazioni della città troviamo il municipio, costruito nel 1921, pensate, dopodiché c'è la Torre dei Chierici. Questa è stata costruita da un italiano, si chiamava Niccolò Masoni. Nel 1754, 76 metri di altezza e più di 250 gradini all'interno. E ultima, ma non per importanza, la Fontana dei Leoni, che per me potevano scegliere un colore migliore. Ok, dopo esserci riposati un pochino, dopo la lunga mattinata a camminare, adesso andiamo verso il ponte per visitare un po' l'altra parte della città. E queste fantastiche barche si chiamano Rabelos, una volta erano utilizzate per portare il vino dalle cantine a Villanova de Gaia, dove si produceva il famosissimo porto. Ad oggi queste barche vengono utilizzate solo a fine turistico. E guardando questa parte di Porto, che è quella più vicina al fiume, mi piace molto molto di più del resto della città. Qua si respira di più il Portogallo, un po' più vero. Tutte queste casette piccole, queste viuzze, mi piace. Adesso mi sta piacendo. 8 hours later. Avete presente quando vi svegliate, aprite la porta e guardate com'è il tempo? Ecco, benvenuti a Selentil. Ho appena deciso che ci spostiamo. Intanto vi ringrazio Nomadi per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like se il video vi è piaciuto. E ricordatevi che per viaggiare basta un pollice alzato e uno zaino in spalla. See you on the road, Nomads!